Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele. Guardate cosa c'è qui. La Ferrari 312 T4 del mitico Gilles Villeneuve, campione in assoluto del campionato mondiale del 1979 in scala 1/8 edizione Centauri a 110 uscite rispetto all'edizione precedente, perché era già uscito questo modello. Costerà 108 euro in più perché è stata aumentata di €1. Peccato che le uscite sono 110 e non solo 100, solo per modo di dire. Io sono andato già a leggermi qualcosa, ma prima di tutto ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano. Grazie ragazzi, perché sapete di essere voi la vita del canale. Iscrivetevi sempre che ne abbiate piacere, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date un'occhiata anche alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi può contattare privatamente. Grazie. Molti di voi saranno contenti, ma è un gravissimo errore in modellismo. Io potrei anche usare questo termine che non è affatto improprio, perché la scocca superiore, ripeto, anche se molti di voi saranno contenti, non doveva assolutamente essere in metallo ma in plastica ABS. Prima di tutto perché sarebbe stata più perfetta nell'accoppiamento e nella finitura della plastica stessa, perché sappiamo che questi modelli, non solo di Centauria ma anche delle altre case editrici, questi modelli spesso e volentieri ci arrivano con difetti veramente che non si possono vedere proprio perché manca il controllo qualità. Comunque, allora, alla carrozzeria abbiamo detto che è in metallo, le ruote va bene, sono sterzanti, ci mancherebbe solo che non lo fossero. E poi la seconda uscita tra 2 settimane a 5,99, dove ci danno il pneumatico anteriore sinistro, ma credo che sia uguale destro-sinistro, comunque il musetto e parte qua, dovrebbe essere della sospensione ma non sono sicuro, no, probabilmente forse il pezzo anche del musetto. Il consiglio: se deciderete di farla, comprate più seconde uscite e più, adesso ve lo dico, e più uscite numero 3, perché con l'uscita 3 e l'uscita 2 fate una ruota completa. Se dovete fare un treno di gomme perché volete fare una scenografia, non lo so, nella vostra vetrina, una sopra l'altra, sono anche belle, vi conviene prenderle. Quindi oltre alla seconda, ovviamente la terza uscita, più uscite, decidete voi quante ruote volete complete. E poi più avanti, come in tutte le collezioni, dovrebbe uscire una ruota posteriore completa e la seconda ruota posteriore in 2-3 uscite. Ecco, qui abbiamo, ma vi potete vedere sul sito proprio specifico, quello che vi viene dato in caso di abbonamenti. Sinceramente non so quanto valga alla fine di più la spesa di andare a prendere questi abbonamenti per la teca. Magari se fate le premium, adesso non so se si chiama premium qui, comunque ripeto, troverete tutto sul sito. Mentre invece io vi do questo consiglio, come a qualcuno di voi ho già detto: le teche, quando diventano 2 o più modelli, non ve le consiglio perché occupano veramente tanto spazio ed è dispersivo. Se poi ne mettete una sopra l'altra, lasciamo perdere, perché è vero che non avete magari lo spazio, ma sono veramente brutte messe così. Siamo delle cassette di vino. Invece vi consiglio sicuramente le vetrine antipolvere, quelle che hanno magari i bordi smussati in alluminio, le luci interne a LED, vetri temperati, che hanno un costo, però vi stanno magari dentro in 4 ripiani 8 modelli. E se voi fate la spesa di 8 teche per 8, alla fine
avrete tutto raccolto lì ed è tutto un altro vedere, ve lo garantisco. Volevo vedere le misure. Qui avete un QR code da andare a inquadrare, io sono andato già a dare un'occhiata, se non sbaglio avete un 10-15% di sconto sulle uscite, però andate a vedere anche voi. Allora, qui vi faccio vedere. Questa è l'epopea della serie T, dalla leggendaria 312T del 1975 di Niki Lauda e Clay Regazzoni alla 312 T5 del 1980 di Gilles Villeneuve e Jody Scheckter. La genesi dei modelli T, i grandi piloti, il genio e le innovazioni di Mauro Forghiero. Il modello è sicuramente bello, io comunque lo feci in scala 1:12 della Tamiya ed è un altro mondo. Sapete che le scatole di montaggio, quelle in plastica, vi danno più lavoro, però è un'altra cosa. E sicuramente è un modello leggendario, ovvio, visto anche il pilota. Quindi io lo vorrei fare, ma non sono sicuro di riuscire a farlo per un fatto di soldi, ragazzi, se no diversamente lo farei. Troviamo appunto l'ala anteriore, eccola qui. Io adesso farò l'assemblaggio a secco, ma ricordatevi di mettere della colla per bloccare queste alette qui, le paratie sinistra e destra dell'alettone. Qui abbiamo le decalcomanie, sono numerate. Anche se è praticamente impossibile sbagliarvi. Però, visto che abbiamo un taglio inclinato da questa parte e questa parte, giustamente hanno numerato la numero 1 e la numero 3. Ecco, non vi sbagliate. Io mi sono già preso un po' d'acqua nel piattino. Adesso vado a tagliare la prima decalcomania numero 1. E la metto a bagno. E faccio la stessa cosa con le altre. Ecco. Questo è l'alettone anteriore. Mi raccomando, controllate solo che il logo Ferrari sia preciso, perché vi può anche capitare quello con il difetto. Guardate che bello. Anche la finitura cromata è molto bella. Qui attenzione a non passare troppe volte le dita perché vanno via questi segni. Ecco. Questi sono per il posizionamento corretto delle decalcomanie. Quindi attenzione. Queste sono quelle laterali.
andate a levarvi gli sfridi di lavorazione, vedete qui ci sono, se io vado a inserirla così non va perfettamente ad aderire sulla battuta, quindi fate attenzione a queste cose, eh. Adesso però mi occupo di questo. Vado ad attaccare la mia prima decalcomania qui. È difficile riprendere le parti cromate, eccola lì, dove con l'angolo vado a coprirmi perfettamente il segno, e questo è l'altro. Levate tutto quello che c'è sotto, eh. Io qua qualcosa ho trovato, quindi attenzione. Bene, prendo la numero 1, eccola qui. E la vado a mettere qui. Con calma, partite bene, altrimenti non va bene. Non abbiate fretta. Così direi che è perfetto. Ma no ragazzi, non stavo riprendendo perché ho ingrandito, non mi sono ricordato di ingrandire di meno. Ecco, comunque semplicemente guardate, ecco, guardate il segno sotto, lo vedete? Andate a filo con la riga nera a coprirlo, però poi ovviamente dovete essere a filo anche di qua, ed è giusto così. Quindi adesso tampono, se si sposta un po' potrò ancora sicuramente muoverlo. Controllo, si va benissimo. Tengo fermo con il dito leggermente e tiro in avanti, così faccio uscire l'acqua sulla punta. Adesso vi faccio vedere anche voi, guardate. Non ci devono essere assolutamente difetti, mi raccomando. A questo punto, adesso vado a mettere l'altra. Vi volevo far vedere anche perché vi ho detto prima di guardare bene la decalcomania centrale, perché questa è un'uscita che ho acquistato e come potete vedere il cavallino è completamente danneggiato, vedete? Non è un problema perché si comprano queste decalcomanie, però ve lo volevo solo far notare. Comunque prendetene più di una se deciderete di fare questo modello, perché anche di una uscita intendevo, perché anche solo come
pezzo da mettere vicino alla vetrina, è bellissimo. Adesso loro ci dicono di mettere la scritta Michelin al centro, ma io invece vado a mettere l'altra di qua. Così direi che è perfetta, devo solo tamponarla. Arrivate a questo punto vado a mettere quella centrale, però attenzione perché dovete curare benissimo la decalcomania anche sui bordi neri. Guardate che non sia increspato il bordo, altrimenti poi vi si alza con il tempo. Fate attenzione, è importante che lavoriate bene. Ci vogliono diverse ore prima che possiate poi toccare in sicurezza le decalcomanie, anche se poi se meno le toccate meglio è. Questo è garantito. Allora, vediamo un po'. Non capisco perché questo spazio. Che potrei anche eliminare io, volendo. Vediamo, devo vedere come sul modello originale, un attimo solo. Allora, guardate ragazzi, secondo me c'è un errore proprio nel far applicare queste decalcomanie, è assolutamente sbagliato. La prima cosa che dovete fare è mettere la parte centrale, lasciate perdere questo. Mettete la parte centrale, la mettete completamente in linea con i due segni che avete di questo pezzo. Una volta fatto questo lo tamponate, e quando dico tamponate intendo bene. Qui deve completamente aderire, non deve scavalcarlo e basta, dovete vedere la linea di fianco che tocca, altrimenti questo poi col tempo vi si strappa, si secca e si apre, fate attenzione. Vedete che sono posizionate perfettamente bene qui nei lati? Ecco lì. Non guardate ovviamente questi che sono adesso messi così. Vedete? Ecco, adesso con questo ci vado sopra. Con le scritte laterali ci vado sopra. Ecco l'errore dove ci hanno fatto montare prima questo, ma è sbagliato. Perché se ci rimane distaccato un po' di qua non mi interessa. Ma qui questa parte non deve assolutamente vedersi la parte argentata sotto della lettone. Assolutamente no. Adesso vi faccio vedere ragazzi, guardate. Poi ovviamente voi fate quello che volete. Bisogna tenersi distanti qui, così come anche qui, ma è una misura che vi viene da sole, è automatica, vedete? La riga nera
che è perfettamente a filo col giallo sotto, stessa cosa di qua, ecco, così che deve essere. Quella parte centrale sicuramente orripilante, non si poteva vedere grigia, bisogna metterla così. Adesso vado a mettere gli alettoni di fianco, qui ci va la colla, io adesso lo metterò così per questione proprio di tempo ovviamente, ma vado a consumarmi come vi ho detto prima, ecco qui, vediamo se riesco già anche così a farlo. Ok, no, devo prendere proprio la lima. Qua c'è tanto, è il punto dell'iniezione della plastica, quindi attenzione, non potete mai metterlo bene se non fate questo lavoro. Bene, attenzione alle decalcomanie, questo va messo di qua. Direi che è perfetto. Guardate che bello questo alettone adesso. Non importa che non sia a filo il giallo da questa parte, è molto più gradevole uno stacco lì, ma una continuità su tutta la decalcomania piuttosto che metterlo come ci dicevano di fare loro. E sicuramente questa parte con la scritta Michelin va messa per prima, ve lo ripeto per la seconda volta, non come ci fanno vedere nelle istruzioni, perché deve essere sormontata dalle due linee nere, queste orizzontali che vedete sotto la scritta Agip del Cavaler Maggiore, qua del cane appunto a 6 zampe, mi raccomando. Bene, come vi ho detto, io vorrei farla questa collezione, ma per questioni economiche ho paura che non ce la farò, così come anche avevo assicurato a voi iscritti che avrei fatto la Delta integrale, la livrea Martini Racing, e non sono sicuro perché ragazzi qui la fonte è una, il canale non è che mi dà da guadagnare chissà cosa, quindi non so se ce la farò, abbiate pazienza. Ovviamente le collezioni che ho fatto le porterò a termine, vedrò cosa riesco a fare, ragazzi. Mi sto togliendo già troppo, ho deciso di togliermelo per cercare di farlo crescere questo canale, però ecco non ce la faccio più di tanto. Grazie a tutti, un abbraccio a voi e un saluto a tutti i vostri cari più cari.
Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi e grazie sempre del vostro preziosissimo tempo. Un saluto anche da Michelangelo a tutti quelli che lo salutano. Grazie.